Buongiorno a tutti, siamo sui canali Instagram e YouTube KTC, un canale dedicato alla leadership e alle dinamiche di squadra che devono performare ad alti livelli. Oggi abbiamo il piacere e la fortuna di avere Emanuele Bielli, Ciao a tutti. che è un istruttore di paracadutismo sportivo, una persona che ha oltre 20 anni di esperienza, più di 5.000 lanci. Parlavamo di record mondiali, record europei, record italiani. Emanuele, se ti va di presentarti un attimo, raccontarci un po' il contesto in cui ti muovi, darci qualche dettaglio in più su quello che è il paracadutismo, diciamo, sportivo, la tua squadra, e ti chiedo anche il permesso di registrare questa nostra chiacchiera che poi finirà sui canali Instagram e YouTube, e di cui ovviamente ti manderò una copia. Però raccontaci un pochino di te. Ovviamente permesso di registrazione accordato. Mi chiamo Emanuele Bielli, come diceva, come mi ha presentato, faccio paracadutismo da più di 20 anni, ho più di 5.500 lanci. Il paracadutismo è entrato nella mia vita, diciamo, quasi casualmente. C'è stato quel periodo che penso abbiano tanti, in cui si cerca di fare un po' di attività per esplorare, per scoprire un po' il mondo circostante. Quindi ho fatto, non so, qualche anno arti marziali, qualche anno subacquea. Ho provato a fare anche cose un po' particolari, tipo speleologia, infilarmi dentro dei buchi. Ok, bene. Fuori dal comune. Sì, alla fine ho provato questa cosa del paracadutismo e come l'ho conosciuta ho avuto tipo, non lo so, una rivelazione. Ho detto è la cosa che voglio fare, è una cosa che mi piace. Okay. Esatto. Raccontaci un po' su questa rivelazione, siamo curiosi. Ma il paracadutismo è un'attività in cui è difficile ovviamente arrivarci, tra virgolette, perché in Italia, almeno quando ho iniziato io, non c'era tutto questo boom dei social media, non c'era Red Bull, con tutti gli atleti sponsorizzati che facevano delle cose eccezionali, che fanno delle cose eccezionali. E quindi arrivare al paracadutismo era per dire o facevi la brigata Folgore, paracadutista militare, oppure farlo a livello sportivo era visto un po' come andare a rischiare la vita, no? A mettersi nei guai. Però ho avuto l'input di fare anche questa esperienza e la sensazione che ho avuto è stata quella di massima libertà. Un'esplosione di adrenalina, di massima libertà. Tu quando sei in caduta libera hai questa sensazione di fluttuare nell'aria. La cosa non c'è più quel senso di gravità, no? Che ti attacca al terreno, ovviamente, di peso del tuo corpo. Certo. Sei leggero, leggiadro, è incredibile. Infatti si fanno delle evoluzioni in aria, chi fa la disciplina del freestyle fa delle cose incredibili in aria. Freestyle sono quelli che girano, ruotano, vanno avanti, si fermano, è un po' quello? Volano sulla testa, sui piedi, di lato, di pancia, in tutti i modi. È qualcosa di stupendo da vedere. E quindi ho capito che voleva essere l'attività, e poi è diventata l'attività principale che faccio. Faccio praticamente solamente questo. Ed è capitato in un momento della mia vita in cui, appunto, sperimentando varie cose, avendo fatto diversi percorsi, ho fatto l'università, mi sono laureato in legge e stavo intraprendendo... Molto utile. Esatto, col paracadutismo. E stavo intraprendendo anche un po' un percorso per diventare giornalista. Io ho fatto il corso in Francia, dove all'epoca c'era una rivista bellissima che si chiamava Paramag, che non stampano più purtroppo, e nella scuola di paracadutismo c'erano tutti questi numeri della rivista Paramag. Era bellissimo vederla da neofita, no? Arrivi, vedi tutte immagini fantastiche. Okay. Sono tornato in Italia e non c'era la rivista, e quindi dopo 4 anni che facevo paracadutismo mi sono inventato la mia rivista. Certo, 90%. Di paracadutismo italiana. Quest'anno sono 20 anni che la edito, sono diventato editore, e quindi all'interno ci sono tutti articoli sia nazionali che internazionali. Cerco di fare tutti articoli per far appassionare sia chi già salta che chi vuole arrivare in questo mondo. Quindi sono tutti articoli su record del mondo, competizioni, interviste su
campioni nazionali, internazionali, eventi. Quindi documenti un po' a livello nazionale e internazionale il paracadutismo sportivo nella tua rivista 90%. Ci spieghi la differenza? Hai parlato di freestyle. Il paracadutismo sportivo, mi avevi spiegato, è diverso diciamo dai professionisti, anche se poi vi ritrovate alcune volte a fare gare insieme. Ci vuoi spiegare un po' il contesto? Sì, diciamo che il paracadutismo sportivo è ovviamente un'attività molto settoriale, piccola, anche se si fanno magari milioni di lanci in tutto il mondo, i praticanti non sono tantissimi. Non è una disciplina diffusissima, il paracadutismo sportivo. Poi all'interno del paracadutismo sportivo, quindi all'interno magari delle scuole che iniziano le persone a fare paracadutismo e fanno un percorso di crescita, ci sono le discipline sportive, quindi devi diventare un atleta. Per diventare un atleta ovviamente devi fare un allenamento e devi fare delle gare. E per arrivare a fare delle gare ci sono sia delle discipline singole in cui gareggi da solo, sia delle discipline di performance in cui tu gareggi da solo per stabilire dei risultati tipo distanza, velocità, tipo le tutelari fanno delle gare di performance in cui vengono giudicate per la distanza che coprono in una finestra temporale, una finestra di caduta libera, di metri di caduta libera, oppure di tempo che riescono a galleggiare con la loro tutelare, o di velocità che riescono a raggiungere. Queste sono gare di performance, hanno un GPS che registra i dati del lancio e poi vengono diciamo confrontati questi dati e viene stabilito chi ha volato più a lungo, più distante, più Poi ci sono invece delle gare in cui gareggi come squadra, come team, e di solito il team, questo parliamo di caduta libera, quindi lancio dall'aeroplano, e hai un video esterno che filma il lancio e ci sono delle figure che devi fare, e sono prescritte prima, sono decise prima queste figure e i giudici giudicano come hai performato, come hai fatto queste figure e se le fai nel modo giusto. Questo può essere di squadra, 4 elementi, 8 elementi, oppure anche singolo e freestyle. Il freestyle è una disciplina, per esempio, artistica, in cui non solo viene giudicata l'esecuzione dell'esercizio, ma anche come hai fatto l'esercizio, un po' come i tuffi, no? Oppure il pattinaggio artistico. Non viene vista solamente la piroetta, viene anche vista come hai innescato la piroetta, come hai finito, hai terminato la piroetta, no? E quindi viene dato anche un giudizio artistico, chiamiamolo. Da qualche anno, oltre alle discipline in caduta libera che vengono dette outdoor, perché sono fatte ovviamente all'aperto, ci sono delle discipline indoor. Perché? Perché diciamo che da inizio anni 2000 si è sviluppata una tecnologia, questa è stata sviluppata ovviamente prima in ambiente militare, di wind tunnel. Certo, molto interessante. Verticale che ha le stesse componenti della fisica della caduta libera, cioè c'hai un flusso d'aria che ti fa galleggiare, essendo divenuta una disciplina ufficiale riconosciuta dalla FAI, che è la Federazione Internazionale Aeronautica per gli sport aeronautici, l'attività aeronautica, e ovviamente successivamente dall'Aeroclub, che è la nostra federazione per gli sport aeronautici riconosciuta dal CONI, e a tutti gli effetti si fanno le gare all'interno di questa galleria del vento verticale. Quindi ho fatto sia gare con il paracadute campionati italiani, sia indoor che outdoor, sia nel tunnel verticale che in caduta libera, e nel 2023 ho avuto la grandissima fortuna, e ringrazio i membri della squadra della Folgore, del reparto attività sportiva. La famosa Folgore, certo. Esatto, che loro hanno una squadra sportiva, hanno un gruppo di atleti che sono impegnati in più discipline, e essendogli mancato il video mi hanno chiamato come video, e quindi nel 2023 in Norvegia abbiamo partecipato alla Coppa del Mondo, in cui siamo arrivati terzi, Coppa del Mondo siamo arrivati terzi, e al campionato europeo che siamo arrivati secondi. E quelle sono due medaglie internazionali che per me hanno un grandissimo valore, perché comunque sono... Invece all'interno della Folgore 4 ragazzi che sono, diciamo, anche 4 amici con cui abbiamo stabilito tanti record, abbiamo fatto tanti allenamenti, abbiamo fatto tante gare insieme,
sono riusciti a farsi riconoscere come squadra ufficiale dell'esercito per la disciplina in cui gareggio anche io, che si chiama VFS, che vuol dire Vertical Formation Skydiving. Sono delle formazioni però verticali, cioè voliamo o sulla testa, quindi a testa in giù, o seduti sui piedi, come dicevo prima, il record che abbiamo stabilito. Quindi sono delle formazioni, tra virgolette, un po' più difficili, perché ovviamente quando si è in caduta libera, la velocità della caduta libera è data dalla posizione del nostro corpo. Quindi essendo in una posizione verticale a testa in giù o in piedi, c'hai della velocità molto elevata, arriviamo a circa 300 km all'ora. Certo. Invece in un lancio normale in cui tu esponi tutto il tuo corpo, tutta la tua figura, fai attrito, esatto, diciamo pancia, ventre verso il basso, là voli intorno ai 200 km. Ti interrompo, raccontaci un po', visto che parleremo della tua squadra con la quale gareggi, di cui mi hai raccontato un po' alcuni aneddoti a cui sei, diciamo, come preferisci. Si chiama Top Quality, è formata da Leonardo Elia, che possiamo dire che è un po' il fondatore della squadra, okay. Alberto Ferraneo, Diego Costa ed io, che sono Emanuele Bielli. Ok, siete 4. Siamo 4. I primi 3 già avevano una squadra, che però, ripeto, a cui è mancato un elemento. Io uscivo da una mia squadra precedente e quindi abbiamo deciso vi siete trovati. Esatto, e di unire le forze per continuare questo progetto, perché ovviamente per gareggiare bisogna essere 4 e, come dicevo, essendo questa il VFS una disciplina abbastanza tecnica, abbastanza difficile, non ci sono molti atleti in Italia a cui chiedere poi di gareggiare insieme, di allenarsi insieme, e ripartire da zero è sempre molto difficile. Caratterialmente io sono un po' della visione della Folgore, nel senso che mi piacerebbe... Un po' militare. Esatto, mi piace un pochino pensare a una squadra, a un team, diciamo, di persone inquadrate, no? Che hanno un po' gli stessi obiettivi ma anche un po' lo stesso stile di vita. Però capisco anche questa cosa, ci sono arrivato nel tempo, nel percorso che ho avuto con le varie squadre, che essendo autogestiti, essendo autofinanziati, noi viviamo questi allenamenti, questa squadra un po' anche come una valvola di sfogo. In tutti gli sport, no? È impossibile sempre andare avanti, ci sarà un momento in cui ti fermi, in cui la performance non migliora o addirittura torni indietro, perché sei stanco, sei stressato, c'è un momento in cui la tua vita non gira come vorresti, quindi ti porti all'interno anche dell'allenamento tutta una serie di situazioni psicologiche che determinano la tua prestazione. Hai mangiato male, hai le difese immunitarie basse, non lo so. Quindi, siccome noi non ci alleniamo tantissimo, non siamo dei tennisti che vanno sul campo di tennis a palleggiare tutti i giorni per ore, o i nuotatori che nuotano tutti i giorni 4 ore, noi ci alleniamo 1 ora e mezza, 2 ore al mese, che è pochissimo in realtà. Certo. Noi riusciamo a fare, non lo so, tra le 20 e le 30 ore l'anno di allenamento, parlo del tunnel, non di lanci, quando per esempio i militari, quelli della Folgore, ne fanno 60-70, cioè più del triplo. Emanuele, come sai, diciamo, il canale sia Instagram che YouTube parla di leadership applicata poi alle squadre. La leadership, al di là di questo nome, tra l'altro neanche italiano, ma che ormai è usato comunemente, certo. A livello pratico nel tuo mondo del paracadutismo, che cosa significa? E se puoi farci degli esempi di qualcosa che ti è piaciuto dai leader, che ti è piaciuto piuttosto che invece non ti è piaciuto, senza necessità di fare nomi, ma giusto per raccontare la tua esperienza. Allora, anzitutto il nostro è un ambiente, uno sport molto particolare, ovviamente. Lanciamo da 4.000 metri, apriamo il paracadute, atterriamo. A livello conscio, ma anche subconscio, c'è un'esplosione dell'ego enorme. Cioè ti senti un po' un supereroe. Voglio essere... È una cosa che abbiamo passato tutti, che passano tutti. Quindi ti senti 1 metro sopra gli altri. Esci la sera, non lo so, vai con gli amici di sempre che ti parlano che sono stati in vacanza, stesi sul lettino tutto il giorno. Ma che ne sapete voi di cosa vuol dire? No, che vita da sfigare, poi c'è proprio... E questi social comprensibile. L'hanno poi innalzato all'ennesima potenza.
social, no, adesso tutti quanti devono fare attività incredibili, si devono lanciare, buttare, bungee jump, snowboard, più cose fai, più cose che sembrano... Quindi chi salta col paracadute dice già io so in una fetta di mondo, diciamo, di quelli fortunati, di quelli supereroi, dei supereroi. Già questo aumenta molto quindi la tua visione, no? La tua personalità in confronto agli altri. Ecco, le persone che io nel tempo ho apprezzato sono quelle che sono in realtà poi rimaste umili. Sono le persone, adesso il coach che ci sta seguendo a livello tecnico, che si chiama Jason Russell, è un pluricampione del mondo, cioè uno che ha vinto sia nel tunnel, nella galleria del vento, che dall'aeroplano tantissimi mondiali, decine di mondiali. Okay. Ed è un americano ed è una persona umilissima, cioè se tu lo vedi... We'll talk about our most passionate aspect, which is VFS, as well as some other vertical options that are out there for you. We'll also spend some time talking about big ways, what you need to get started, and what to expect when you get there. And finally, we'll just finish with a discussion about wind tunnels, how they've changed the sport of skydiving, and how you can best utilize this incredible training tool. Siamo andati a fare una selezione per un record del mondo, ho partecipato adesso a fine novembre a un record del mondo in Arizona, e lui era il selezionatore di una tappa di questo record del mondo. C'era un altro italiano che non lo conosceva e mi ha detto qual è Jason? E lui c'ha l'età mia, stava con l'occhialetto calato sul naso a leggere un libro. Se tu passavi, lo guardavi, pensavi a un vecchietto che sta qua così, di passaggio. Dico, è quello, ma chi quello? Che uno se non immagina, non so, alto 2 metri, muscoloso, non so che cosa si immagina, pluricampione del mondo, sarà uno che... Perché noi siamo quattro persone che sono rimaste molto tranquille, molto con i piedi per terra. E Leonardo Elia è un ragazzo che ha fatto anche lui dei record del mondo, ha partecipato a delle gare, sempre disponibile, sorridente, uguale Alberto, uguale Diego Costa. È stato campione italiano, ha fatto dei mondiali prima di me, però tra di noi siamo... Come lo gestite questo ego / obiettivo di team? Cioè, io o gli altri? Come... Ci cerchiamo di prendere in giro bonariamente, ci canzoniamo, tipo adesso io sono ritornato dal record del mondo, ho stabilito il record del mondo, mi hanno scritto subito, capirai, hai fatto il record del mondo e adesso chi te se ti è... Quanto romperai le scatole a tutti quanti quando ci dobbiamo bere la seconda birra. Esatto, adesso che fa? Perdona Manuele, ma non avete visto che questi screzi, queste situazioni possono succedere, lo sai bene, hai cambiato tante squadre, hai l'istruttore, quindi hai delle tue squadre a tua volta a cui spieghi come diventare paracadutisti. A un certo punto, quando succede un conflitto, avere già una regola prestabilita della serie, siamo 4. La regola è che solitamente... Se 3 non sono d'accordo, non... La regola è solitamente, soprattutto in allenamento, parla uno. Dovrebbe parlare una persona sola. Quindi a turno decidiamo, oggi parlo io, l'allenatore ci ha detto di fare queste cose, però questa cosa funziona i primi 10 minuti. Poi è normale che tutti quanti partecipano, soprattutto se c'è una discussione. Ragazzi, proviamo a fare questa cosa, ma io farei così. Quindi un manuale anche di 2 pagine, 3, in cui già prevedete le situazioni e dite ragazzi ci accordiamo che in caso di stallo, di conflitto, eccetera, la via d'uscita è quella. Non c'è una formalizzazione. Cerchiamo di mediare sempre il conflitto prima. Io ti dico la verità, possiamo anche scrivere le regole e tipo, non lo so, 10 comandamenti, però non lo trovi attaccare al muro, ma ci sarà sempre un momento in cui qualcuno queste regole... Io sono un po' contrario a scrivere troppe cose e mi piace di più gestire le cose a livello un po' più di dialogo. Ma questo perché? Perché ti ripeto, essendo una squadra che va avanti da sola, io lo so già che ci portiamo dentro lo stress della vita nostra. Invece, Emanuele, paura, avete a che fare con, insomma, delle situazioni rischiose. Sì, ci sono state delle situazioni che hai vissuto in cui hai, insomma, situazioni di rischio e
che hai sentito e come Allora, ti l'hai dico, trattata? la paura è necessaria. E noi chiamiamo paura un sentimento che secondo me non è paura, ma è timore, nel senso, io so che vado a fare una cosa che ha una percentuale di rischio, e il rischio maggiore non è la mia attrezzatura a quello che faccio, il rischio maggiore sono io, perché in ambito aeronautico il fattore umano determina il 90% degli incidenti. Tutti gli incidenti aeronautici, la stragrande maggioranza degli incidenti aeronautici sono per fattore umano, per la scelta che faccio. La scelta può essere attiva e passiva. Faccio una cosa sbagliata, prendo una decisione sbagliata, non prendo la decisione. Quindi devi avere il timore, devi essere cosciente che quello che fai è un'attività a rischio. Quando racconto una cosa che è successa ultimamente, e la racconto perché è successa al mio compagno di squadra Leonardo Elia. Avevamo organizzato dei lanci di gruppo, non mi ricordo se eravamo 10 o 12, con Fabian Reidel, che è un paracadutista di altissima esperienza, ha lavorato a Dubai. E avevamo fatto questi lanci di formazioni a testa in giù, seduti sempre, però a 12, a 10-12, in cui facevamo degli spostamenti, dei movimenti, delle figure particolari. E quando noi usciamo dall'aeroplano siamo tutti uniti, ci teniamo tutti per mano, ci teniamo, non lo so, sull'imbrago, sulle tute, perché dobbiamo uscire uniti, perché prima siamo un gruppo compatto, prima di uscire, poi piano piano a fare gli esercizi. E mettendoci in porta, uscendo dalla porta dell'aeroplano, sistemandoci sulla porta per poi saltare fuori, a Leonardo Elia gli si è sfilata la maniglia dello sgancio. Adesso dobbiamo entrare un po' sul tecnico. Noi abbiamo due paracadute, un paracadute principale che apriamo sempre, per questo si chiama principale, e un paracadute di emergenza. Se il paracadute principale ha un problema, c'è una maniglia che lo sgancia. È come se noi foriamo la gomma della macchina, che facciamo? Leviamo la gomma foriata e mettiamo la gomma di riserva, no? La ruota, il ruotino, la ruota d'emergenza. E noi la stessa cosa, se abbiamo un problema al paracadute principale, perché può capitare, sganciamo, mandiamo via il paracadute principale e apriamo il paracadute di emergenza. Se io traziono questa maniglia dello sgancio che libera il paracadute principale prima, vuol dire che quando apro il paracadute principale, questo va via. Okay. Leonardo in uscita è stata trazionata involontariamente dal gruppo, questa maniglia si era impigliata nel braccio di un altro ragazzo, quindi lui in caduta libera se ne è accorto e purtroppo, quello che dicevo io, il fattore umano ha fatto la scelta sbagliata, ha pensato di aprire il paracadute principale quando era già mezzo sganciato, quindi si è ritrovato col paracadute agganciato per metà che si è aperto malissimo. E lui ha perso il controllo di questa maniglia, non è più riuscito a liberare immediatamente il paracadute, ha aperto la riserva e quindi si è trovato con due paracadute aperti, che è una situazione, è stato per lui uno shock abbastanza importante, perché si è reso conto che ha fatto lui uno sbaglio di valutazione, ha sbagliato lui perché avrebbe dovuto non aprire il paracadute principale, aprire direttamente l'emergenza. E poi ovviamente dopo che succede questa cosa c'è il gradino più difficile da fare, cioè risalire in aeroplano e risaltare, e questa cosa la devi fare subito. Attenzione, certo. E attutire subito lo shock che hai avuto, perché ti sei reso conto che poteva essere una situazione che metteva... Hai rischiato la vita veramente. Noi la sera abbiamo aperto una birra, abbiamo festeggiato il suo mancato funerale. Respirare è fondamentale. Una delle cose che diciamo, per esempio, quando fai il corso di paracadutismo è respira. La cosa più semplice da fare è entrare in apnea, ovviamente. E se entri in apnea manca la benzina per il cervello, per i muscoli, l'ossigeno. È un po' un assurdo, perché andiamo a fare un'attività ovviamente molto adrenalinica, in cui uno pensa che ci deve essere uno sforzo muscolare importante, invece al contrario. Quello che diciamo sempre è che quando voli ti devi rilassare, perché se tu immagini cosa è stato progettato da Dio o dalla natura, quello che preferisci per volare, sono tutte cose molto morbide, piume, ossa cave negli uccelli, la farfalla ha delle ali, no? Leggerissime,
di carta velina, Okay. anche se tu prendi, per esempio, Armonico, diciamo. un coleottero, no? Uno scarafaggio, uno scarabeo che è duro, grosso, coriaceo, con la corazza, quando tira fuori le ali come sono? Morbidissime, no? Pipistrello, un mammifero, le ali che sono della pelle piccolissima, no? Okay. Ecco, quindi dobbiamo essere rilassati, morbidi, dobbiamo volare sia nel tunnel che in caduta libera nel modo più morbido possibile, appoggiati al flusso dell'aria, non dobbiamo contrastare il flusso. Noi ci alleniamo alla memorizzazione, visualizzazione e memorizzazione. Quindi magari 10 round, Memorizzazione cosa intende, Emanuele? Sì. movimenti che bisogna fare, le figure che bisogna fare. È una memorizzazione. Tu devi ricordare il tuo posto all'interno della squadra, il movimento che devi fare, magari lo fai singolo, magari lo fai di coppia, magari lo fai con un trinomio, per persone che fanno un movimento insieme comune, e lo devi memorizzare e visualizzare. E quindi cerchiamo sempre di andare avanti. Alleniamo anche questo perché, per esempio, una gara, 10 round vengono magari spalmati in 2 giorni e fra un round e l'altro c'è un'ora, in modo che tu c'hai tempo per prepararti, per essere pronto. Quando ci alleniamo noi facciamo 10 round in mezz'ora, tutti insieme. In mezz'ora facciamo 10 round. Cerchiamo quindi la massima memorizzazione, massima performance, per poi quando andiamo a fare la performance di gara ufficiale dovrebbe essere più semplice. Ma è ovvio che nell'allenamento non c'hai lo stress da gara. E quindi l'unico modo per allenare la gara è fare gare. Lo stress da gara, come vivi la gara, come riesci a metabolizzare la gara, lo fai solo in gara. Ti dico che quando noi ci alleniamo è molto più divertente e più rilassante. Quando io entro in gara e faccio il primo round di gara, Ovviamente. te la fai sotto. Ci sono perché vai alla performance, vai al risultato. Tante volte devi combattere anche con il tuo cervello, il tuo subconscio. Mi è capitato di andare davanti alla porta per saltare e pensare, non mi ricordo niente. Adesso entro in gara e noi lo chiamiamo un brain lock, cioè il cervello che ti si blocca. E ti guardi intorno e dici che succede? E capita anche ad atleti con altissima esperienza di avere questi brain lock che mentre stanno facendo la performance di gara li vedi che stanno fermi e si guardano intorno e dicono adesso che devo fare? È incredibile, e magari hanno già fatto quell'esercizio prima. Ovviamente l'avranno provato e riprovato. Ma no, prima come esci, Emanuele? Se c'hai il brain lock in gara non esci. Cioè, Okay. Tutti gli altri cercano di darti degli input, fanno i segnali con le mani e in quel momento sei perso, in quel momento sei veramente perso e diventa strana anche la tua percezione del tempo, perché in quel momento ti sembra che il tempo scorre via in un attimo e tu dici sto bruciando tutto il mio tempo a disposizione e sto fermo qua e non so cosa fare, e quindi entri ancora più nel panico. Quella è la cosa peggiore che può succedere in gara. Ci avviamo alla chiusura dell'intervista, Emanuele. Così volevo sapere cosa ti ha insegnato il paracadutismo, se volessi così fare un'estrema sintesi di questa bella passione che hai, insomma, con noi. Ma ti dico la verità, a me il paracadutismo ha cambiato la vita. Che capperi. Esatto. Ho studiato tutt'altra roba, faccio tutta una cosa diversa. Okay. Ho impostato la mia vita in questo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni a livello personale, ho fatto una progressione, una crescita che spero continui, anche se non è che ho troppi anni davanti, e vorrei continuare in quello che faccio perché mi piace, mi fa stare bene. Cosa ti ha dato questa passione, questo sport? Perché continui a volerti migliorare, a starci dentro? Chi ti permette di essere? È una sfida con me stesso, perché è una sfida con quello che sono io, cioè continuo anche, ho detto a fine novembre, inizio dicembre sono andato in Arizona a partecipare a questo record del mondo, è stata una sfida con me stesso, volevo farlo, volevo dimostrare prima a me stesso, poi alle persone che mi stavano vicino, che potevo riuscire a te stesso o più alle persone? No, anzitutto a me stesso.